Ciao e benvenuto sul mio canale. Oggi ti faccio un video un po' diverso dal solito. Sono le Q&A delle domande che mi fate più spesso, che mi inviate via WhatsApp oppure che mi inviate tramite Instagram o su Facebook. Prima di iniziare il video però vorrei ricordarti di iscriverti al mio canale qui sotto e di attivare la campanellina, così sarai sempre aggiornato su tutti i miei prossimi video. Bene, allora iniziamo con le domande. Io ho la mia ragazza che ha un bar e non penso che aprirà più perché le spese sono troppe rispetto al fatturato. Beh, io credo che sinceramente arriveranno dei tempi migliori, quindi o si cambia strategia o sarà un pochino difficile garantire lo stesso fatturato rispetto a prima. La domanda è: ci sono molte incognite da considerare. È possibile fare delle previsioni? Effettivamente ci sono parecchie incognite e sono d'accordo anch'io, però fare delle previsioni in questo momento rimane un po' difficile. Un'altra domanda è: per i supermercati i clienti saranno spalmati all'interno della giornata lavorativa? Quello che posso dirti è che già adesso i clienti vengono spalmati, diciamo, un po' durante la giornata lavorativa. Infatti l'entrata nel supermercato è, come dire, è limitata a una persona alla volta. L'altra domanda è: volevo chiederti se potevi fare una live sul decreto liquidità perché in banca non sanno nulla. Per quanto riguarda il decreto liquidità e quindi per i 25.000 euro, devi sapere che ho già fatto un altro video e del decreto liquidità, anche su quello ho fatto un altro video. Basta che li cerchi su YouTube e trovi tutti i video che ti servono. L'altra domanda è: chi fa commercio al dettaglio, quindi vendita al pubblico, sarà costretto a mandare via parte dei propri dipendenti? Allora, sicuramente verranno un po' dei tempi un po' duri nel prossimo futuro. Ovviamente bisogna considerare di convertire l'attività anche in qualcos'altro, quindi integrare le entrate dell'attività con delle nuove entrate o con delle nuove strategie. L'altra domanda mi chiede: qui sul Garda tante strutture legate al turismo pensano di non aprire perché non hanno convenienza. Purtroppo la realtà è quella: tenere aperto ha un costo, però bisogna considerare anche che tenere chiuso ha un costo. E ovviamente sul lago di Garda molti turisti erano austriaci o tedeschi, quindi col discorso che non si può viaggiare da un paese all'altro, da una nazione all'altra, sicuramente i primi tempi sarà un po' più difficile anche per tutte le attività legate al turismo di quella località, ma non solo di quella località. Per esempio possiamo guardare anche, non so, la Val d'Aosta, ecco, anche loro avranno dei problemi legati al turismo. L'altra domanda è: potrebbero esserci degli aumenti generali dei prezzi a fronte di una diminuzione della quantità? Abbiamo già notato comunque che i supermercati hanno aumentato i prezzi e anche le farmacie hanno aumentato i prezzi, perché io stesso ho comprato delle medicine, le stesse identiche medicine le compravo a dicembre e gennaio, mi costavano una certa cifra. Le ho ricomprate adesso durante il periodo del virus, quindi con la quarantena, e magicamente sono lievitate e hanno preso dei prezzi che a mio avviso sono veramente folli. E comunque la qualità più che altro è rimasta la stessa. Non è che rispetto a prima la medicina adesso me la danno in un pacchetto confezionato col fiocco e quant'altro. La qualità è rimasta la stessa. L'altra domanda è: ha senso aprire ora una partita IVA come forfettario? Quello che posso dirti io è che diventare imprenditori ha sempre un senso. Ovviamente il ragionamento che si fa da quando si passa da dipendente ad imprenditore è completamente diverso, perché da dipendente si ragiona in un modo, quando sei un imprenditore il ragionamento cambia totalmente. L'importante è trovare un'attività che abbia un reddito, che possa produrre un determinato reddito.
L'altra domanda è: si potrà giungere ad una pace fiscale quest'anno secondo il suo punto di vista? Io credo che paci fiscali non ce ne saranno. I bei tempi d'oro degli anni '80, a mio avviso, sono finiti, a meno che, ovviamente, io non ho la palla di vetro, quindi non posso vedere il futuro, ma attualmente diciamo che paci fiscali e condoni non ce ne sono. Quello che ho visto però nel tempo è che comunque lo Stato dà la possibilità di pagare molto più lungo, anche perché c'è gente che paga regolarmente e vedersi poi fare una pace fiscale su qualcosa che aveva già pagato, diciamo che non fa piacere, soprattutto a quelli che pagano, perché quelli che non pagano, sai, è facile, mi hanno condonato tutto, grazie, arrivederci, gli do 2 lire e la cosa finisce là. Però i fessi che invece hanno pagato tutto, ecco, diciamo che girano un po' le balle. L'altra domanda è: sicuramente si dovrà pensare a qualcosa di alternativo e il delivery, quindi la consegna a domicilio, potrebbe essere la giusta risposta. Allora, io sono d'accordo sulla consegna a domicilio, il delivery, diciamo, ecco. Però inventarsi questo tipo di attività non è facile, soprattutto per qualcuno, per un'attività commerciale che non l'ha mai fatto, quindi mancano le esperienze della spedizione, dei corrieri, della merce inviata che poi ritorna indietro, i buoni di consegna, gli sconti e quant'altro. L'altra domanda è: secondo me devono puntare le attività commerciali molto di più sull'asporto, riconvertendo il personale di sala. Sono d'accordo su questo tipo di affermazione, però ovviamente anche in questo caso, come ho già detto prima, l'attività deve essere pronta per questo tipo di riconversione, ecco, perché fino al giorno prima eravamo abituati, tutti quanti, compresi i ristoranti, i bar, a servire direttamente al tavolo, mentre per la consegna a casa ovviamente c'è tutto un discorso dietro che deve essere impostato praticamente da zero. L'altra domanda è: un mio amico gestisce un lido e lavorando solo stagionalmente se la vedrà brutta quest'anno. Effettivamente le spiagge, soprattutto anche noi che siamo in Liguria, le spiagge se la vedranno un po' brutta quest'anno, perché sul discorso della distanza tra una sdraio e l'altra io non ci vedo grossi problemi. L'unico problema che vedo, che intravedo, è che siccome che i dipendenti sono stati a causa e hanno mangiato ferie e congedi, io non so se quest'anno tra luglio, agosto e settembre gli stessi dipendenti avranno ancora ferie residue da erodere per poter andare in vacanza. L'altra domanda è: succederà come in Francia che bar, ristoranti e alberghi resteranno chiusi fino a luglio? Io spero di no, anche se in realtà qualcuno ha iniziato a dire che anche qui in Italia questi tipi di attività resteranno chiuse ancora per molto tempo. Io comunque spero di no. L'altra domanda è: in che modo si può avviare un business online in questo periodo? Beh, ovviamente contattando il mio ufficio. Facciamo un po' di pubblicità. Ovviamente per avviare un'attività devi prima di tutto contattare il mio ufficio, che dopo un appuntamento ti chiamano, ti possiamo chiamare e vedere un attimino la tua idea di business. E poi soprattutto ci vuole tanta voglia di fare. L'altra domanda è il momento giusto per creare un franchising vista la situazione? Diciamo che il franchising ripara da tanti rischi, perché c'è un'azienda alle spalle che studia delle strategie e ti consegna dei prodotti che dovrebbero funzionare. L'unico problema del franchising forse è quello dei costi di noleggio, diciamo tra virgolette, di noleggio del marchio. Però diciamo che in linea generale il franchising, a mio avviso, non è una brutta idea. L'altra domanda è: si può vendere vino in dropshipping? La mia risposta è sì, però ovviamente bisogna fare molta attenzione perché il dropshipping non lascia molto margine di ricavo.
Io ho avuto un'azienda con un cliente che aveva un'azienda che consegnava e vendeva in dropshipping e i margini di ricavo erano veramente molto bassi. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale qui su YouTube, di seguirmi su Instagram e di visitare anche il mio sito internet. Così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano le tue tasse e le tue detrazioni. Ti aspetto! Ciao!